Rieccoci quest'oggi con appunto un nuovo video e come potete vedere gli Everyday Witch Tarot in ovviamente versione mini, perché avremo bisogno ovviamente di più spazio, come avrete appunto anche già notato dalla diversa inquadratura. Perché avremo appunto bisogno di più spazio? Perché oggi effettuerò la stesa con il metodo del Palazzo degli Dei, che ovviamente richiede ben 13 carte. La situazione che andremo a sviscerare sarà inerente al vostro rapporto, appunto segreto, con una persona già impegnata, d'accordo? Quindi una persona sposata piuttosto che fidanzata. Ecco, e vogliamo cercare di capire, grazie proprio al metodo del Palazzo degli Dei che permette appunto questo, che cosa accadrà ovviamente tra voi e questa persona nel periodo estivo. D'accordo? Che è un periodo, diciamo, sempre particolarmente difficile in queste situazioni, proprio perché l'altra parte evidentemente è impegnata in un rapporto ufficiale e di conseguenza tendenzialmente, ecco, è in procinto di effettuare delle vacanze, comunque delle ferie con la compagna ufficiale. Ecco, vogliamo cercare di capire quindi come procederà questo rapporto. Grazie al Palazzo degli Dei, sviscerando dettaglio per dettaglio il vostro rapporto, ma ovviamente anche il rapporto che questa persona ha con appunto l'eventuale compagna e ovviamente anche in ambito familiare piuttosto che economico, finanziario e professionale, e ovviamente gli ostacoli nei vostri riguardi, cioè perché ad oggi questa persona non ha ancora effettuato una scelta, cosa o chi gli impedisce effettivamente di avere un atteggiamento molto più concreto ovviamente nei vostri confronti. D'accordo? Dunque direi che per il principio di sincronicità possiamo appunto iniziare a mescolare il mazzo degli Everyday Witch Tarot e ovviamente per il principio di sincronicità cerchiamo appunto di capire, per chiunque di voi abbia una storia clandestina, nascosta, segreta con una persona già impegnata altrove, cerchiamo appunto di capire come procederà il vostro rapporto nell'ambito ovviamente dei prossimi mesi estivi. Vediamo un po'. Perfetto, ora appunto iniziamo a ovviamente disporre sul tavolo di stesa le 13 carte, secondo appunto il metodo del Palazzo degli Dei. Perfetto. Dunque, come avete notato, qui abbiamo ovviamente la presenza di ben 13 carte, dunque ovviamente di 13 posizioni, ovviamente ben diverse. Come sempre ragazzi, allontaniamo ovviamente dal tavolo di stesa chiaramente il resto del mazzo.
Allora, ovviamente nella primissima posizione ci andremo appunto ad occupare del vostro rapporto per quanto concerne il passato, quindi ovviamente gli scorsi mesi, le scorse settimane, comunque un passato ovviamente più distante. Ecco, cerchiamo appunto di capire il vostro rapporto come è nato, anche su quali ovviamente basi. Chiaramente è nato, comunque che cosa effettivamente ha provato questa persona, magari sin dalla prima volta che vi ha visto. In seconda posizione cerchiamo appunto di capire come ovviamente questa persona ha vissuto il vostro rapporto ovviamente invece nelle ultime settimane, negli ultimi giorni, quindi in un passato ovviamente più recente. In terza posizione cerchiamo di occuparci invece del presente. Quarta posizione, il vostro comportamento, come lui, diciamo, interpreta il vostro comportamento. Posizione quinta e sesta da leggersi assieme, quindi cerchiamo di capire quali sono i reali blocchi tra voi e questa persona. Settima posizione, cosa vorrebbe. Ottava posizione, cosa dovrebbe fare e non fa. Nona posizione, cerchiamo di capire l'ambiente lavorativo, che problemi ha da un punto di vista economico-finanziario, se ha dei pensieri in tal senso. Decima posizione, l'ambiente familiare, quindi come vive ovviamente il suo rapporto con lei, o magari anche con la famiglia allargata, o la famiglia d'origine. Ultime tre posizioni sono ovviamente inerenti al futuro, cioè in questa posizione, undicesima carta, il futuro più a breve termine, cioè che cosa accadrà nell'immediato futuro tra voi e questa persona, cosa andrete incontro entro breve tempo. Dodicesima carta, cerchiamo di capire effettivamente se ovviamente questa persona, diciamo, riceverà degli aiuti e quindi anche voi dal destino per gestire al meglio la vostra storia. Ultima posizione, cerchiamo di capire che cosa accadrà tra voi e questa persona, ovviamente a distanze maggiori, quindi ovviamente cercando di vedere la situazione oltre le prossime settimane. Iniziamo dunque dalla prima posizione, ossia il passato più lontano. E qui abbiamo il 6 di coppe. Questa è una carta molto dolce, una carta di coppe, vedete, che parla proprio di un sentimento, perché parliamo di coppe, che ha radici lontane. Allora, o la vostra storia, ovviamente una storia che dura da tanto tempo, come ovviamente alcune persone, io conosco, ovviamente so di alcune coppie che hanno un rapporto nascosto e clandestino anche da moltissimi anni, addirittura oltre i 10 anni, oppure potreste, diciamo, essere legati, per esempio, non da un rapporto clandestino che dura da tanto tempo, ma potreste essere, diciamo, stati per esempio amici di infanzia, potreste aver per esempio frequentato la scuola assieme, potreste essere magari coetanei, oppure potreste essere stati inizialmente dei colleghi, magari siete colleghi da molto tempo, che poi ovviamente hanno scoperto l'amore, d'accordo? Quindi sicuramente questa è una storia che ha radici profonde. Nel caso in cui la vostra storia sia nata da poco, questo 6 di coppe comunque parla del passato, ma del passato di lui in che senso? Nel senso che voi ricordate a questa persona un amore del passato che lui ha dovuto sacrificare. Potrebbe essere stata, per esempio, la sua fidanzata nel periodo dell'adolescenza, d'accordo? Una ragazza che
pur avendo perso di vista, è rimasta sempre nel suo cuore, a cui voi somigliate particolarmente. Cioè, c'è qualcosa in voi che lui vede come assolutamente familiare. D'accordo? Quindi, nel caso in cui il vostro rapporto duri da molto tempo, sicuramente questo rapporto ovviamente ha radici e sentimenti profondi, proprio perché il tempo ha in qualche modo ovviamente accentuato questi sentimenti, quindi è un legame molto forte. In caso il vostro rapporto sia nato da poco, il vostro rapporto rappresenta un ricordo perché ha delle caratteristiche similari a un amore del suo passato che per lui è stato molto importante, d'accordo? E quindi ha ritrovato molte somiglianze nel vostro rapporto, magari anche nel vostro modo di rapportarvi a lui. Cioè lui vede in voi una persona familiare, a lui sembra di conoscervi da tutta una vita. Quindi qui partiamo già da una bella base data dai sentimenti. Vediamo nel passato più recente che cosa ovviamente è accaduto tra voi e questa persona, in particolar modo lui come si è posto, come ovviamente ha vissuto questa storia. Allora, qui abbiamo un bellissimo cavaliere di pentacoli. Allora ragazzi, i pentacoli parlano di lentezza, quindi lui sicuramente diciamo che ha comunque provato a rallentare la situazione, perché i pentacoli sulle coppe parlano di chi cerca di mettere, diciamo, un certo freno a dei sentimenti che lui sentiva molto imperanti e che potrebbero in qualche modo averlo intimorito. È chiaro che il cavaliere di denari è un uomo comunque che ha degli obiettivi e li vuole portare a termine. Quindi questa persona non si è lasciata intimorire più di tanto, diciamo, da questi sentimenti, perché i personaggi di ovviamente denari pianificano e organizzano furbamente il loro futuro. Ha semplicemente cercato di evitare che le cose in qualche modo, diciamo, evolvessero in maniera troppo veloce, quindi incontrollata, perché i personaggi di denari hanno la mania del controllo. Quindi è chiaro che questa persona aveva semplicemente, diciamo, paura che le cose evolvessero in maniera troppo veloce. Ovviamente evolvendo in maniera veloce, dunque seguendo sulla scorta dell'istinto, dell'emotività, cosa che però chiaramente avrebbe potuto mettere lui e ovviamente la sua vita economico-finanziaria, quindi pratica, in un certo pericolo, motivo per cui mi viene come cavaliere di denari. Cioè questa è una persona molto legata all'aspetto economico-finanziario del vivere, quindi è una persona che tiene moltissimo ovviamente ad avere, ragazzi, le spalle coperte. Cioè questa è una persona che non vuol perdere neanche un centesimo di quello che obiettivamente ha in banca, è una persona che non ci vuole rimettere, motivo per cui in qualche modo pianifica e organizza in maniera molto attenta, in modo da non dover rischiare e da non dover rimetterci. Cioè il cavaliere di denari è molto furbo, è un uomo ambizioso, un uomo furbo, un uomo che sa temporeggiare per ovviamente ottenere ciò che vuole senza appunto doverci rimettere più di tanto. Quindi nel caso in cui abbiate visto questa persona procedere in maniera più lenta, magari del solito, ovviamente questa situazione è dovuta al fatto che questa persona, diciamo, ha avuto paura che le cose gli sfuggissero di mano. E quindi di conseguenza sta cercando di agire in maniera molto più furba e attenta, però questa persona prova dei reali sentimenti, vi ripeto, e un forte desiderio fisico, d'accordo? Ora, il cavaliere può anche parlare di organizzare un viaggio, quindi questa persona potrebbe aver, diciamo, già organizzato con la compagna ufficiale uno spostamento. Quindi nel caso in cui ve l'abbia detto, vi confermo che questo viaggio ci sarà. Nel caso in cui questa persona non ve l'abbia detto,
ovviamente ve lo dico io, cioè questa persona sta già organizzando appunto un viaggio, una vacanza, d'accordo? Perché i cavalieri parlano di spostamenti, d'accordo? Una vacanza però all'insegna del cavaliere di denari, quindi del quieto vivere. Non parliamo di amore, non parliamo di erotismo, non parliamo di attrazione fisica o di un ritorno di fiamma con la compagna ufficiale. Qui abbiamo la necessità di prendere la situazione, diciamo, in maniera molto prudente e ovviamente portarla avanti con molta discrezione, evitando che la compagna possa, diciamo, avere anche semplicemente dei dubbi circa la sua fedeltà, proprio perché questa è una persona che non vuole sbagliare, cioè questa persona non vuole andare ovviamente a rimetterci. Ora arriviamo alla terza posizione, cioè il presente. Vediamo un po'. E qui abbiamo il 7 di spade. Ecco appunto, vi ho detto che ovviamente questa persona sta cercando di vivere la vostra storia in maniera molto prudente. Vedete? Allora ragazzi, il 7 di spade però mi fa pensare che sicuramente qualcuno possa aver, diciamo così, scoperto qualcosa della vostra tresca. Perché il 7 di spade, vedete, parla proprio della necessità di vivere questo rapporto in maniera molto, diciamo, nascosta e ovviamente evitando che ci possa essere, diciamo, qualche sguardo di troppo o qualche comunicazione di troppo da parte di determinate persone. Quindi questa è una persona che potrebbe, diciamo, aver subito il controllo morboso da parte della compagna ufficiale, che potrebbe avere in qualche modo, per esempio, scoperto qualche messaggio o qualche telefonata di troppo, che nonostante la sua furbizia possa comunque, diciamo, aver destato il suo sospetto, d'accordo? Il 7 di spade però si riferisce anche ad altre persone, cioè non la compagna ufficiale, cioè in questo caso potrebbe trattarsi per esempio di colleghi, piuttosto che amici, piuttosto che parenti altri. Cioè in questi giorni, comunque nelle ultime, diciamo, settimane, o comunque vi ripeto, entro le prossime settimane, perché la posizione del presente non rappresenta il presente tout court, cioè rappresenta ovviamente anche un passato più recente e un futuro ovviamente più a breve termine. Ecco che questa persona avrà avuto o ha la necessità di agire da 7 di spade, cioè, vedete, in maniera nascosta, ancora più prudente del solito. Ora, essendo in periodo ovviamente estivo, potrebbe la compagna ufficiale essere in vacanza, in ferie, d'accordo? E dunque, di conseguenza, questa persona sta ovviamente col fiato sul collo al vostro, diciamo, amante segreto. Ovviamente in caso siano già in vacanza è tutto ben comprensibile, cioè questa presenza è chiaramente molto ingombrante. Potrebbe ovviamente essere anche però il caso di una presenza, per esempio, in più in ambito familiare, cioè potrebbe essere per esempio una suocera o un suocero che in qualche modo li hanno raggiunti per le ferie, cioè qui c'è qualcuno che obiettivamente l'ha messo un po' in allarme, per cui lui deve assolutamente vivere la situazione con ancora più attenzione. Vediamo il comportamento invece che ovviamente lui ritrova in voi. 3 di bastoni. Allora, il 3 di bastoni, ragazzi, è ovviamente la carta per eccellenza dell'attesa. Che cosa vuol dire questo? Che questa persona ha capito che purtroppo dovrà far aspettare, deve ovviamente far aspettare voi. Cioè, ha capito che voi siete delle persone molto intelligenti, molto pratiche, molto concrete, perché parliamo di un 3 di bastoni, però è anche vero che questa persona chiaramente sa che comunque può provocare in voi del disagio, della pena, d'accordo? Cioè nel senso che voi in qualche modo siate in pena e comunque desiderose di rivederlo al più presto. Quindi sa che comunque questa attesa può diventare pesante per entrambi, soprattutto appunto per voi. D'accordo? Quindi, ahimè, lui ha già messo in conto, ovviamente già ve lo ripeto e ribadisco, che vi dovrà far attendere un po' di tempo.
in virtù proprio di questo 7 di spade. Quindi evidentemente diciamo che il periodo estivo è particolarmente rischioso, evidentemente per la vostra storia, o quest'anno per esempio lo è, d'accordo? Sa che quindi vi deve far aspettare, deve aspettare il momento più giusto, il momento migliore. Ora, le tempistiche del 3 di bastoni però, ragazzi, non sono così lente, perché ovviamente il 3 di bastoni, come le prime carte numerali ovviamente dei bastoni, asso, 2, 3 di bastoni, ovviamente ci parla di appunto tempistiche molto brevi, grosso modo inerenti diciamo ai prossimi 10-15 giorni, non di più. Cioè è chiaro che, ragazzi, questa persona ovviamente deve temporeggiare, deve prestare attenzione, deve avere un atteggiamento molto prudente, quindi conta di vedervi, organizzare e pianificare un incontro entro ovviamente i prossimi 10-15 giorni, d'accordo? È chiaro che obiettivamente questa situazione però non è così lenta ma nemmeno così veloce. Lui evidentemente vorrebbe vedervi ad oggi e sa che voi vorreste vederlo ad oggi, ma sa che purtroppo vi deve tenere in attesa. Però vi ripeto, conta di sbloccare la situazione entro i prossimi 10-15 giorni. Vediamo ora, ragazzi, in queste due posizioni, invece appunto quinto e sesto arcano, quali sono i reali blocchi ovviamente nell'ambito del vostro rapporto. Qui abbiamo la regina di coppe e qui abbiamo il 10 di spade. Allora, ragazzi, la regina di coppe rappresenta ovviamente in questo caso la consultante. La regina di coppe e ovviamente la regina di bastoni rappresentano in una stesa tarologica la consultante, la regina di spade e di denari, l'altra donna. Ecco, in questo caso voi siete venute affiancate al 10 di spade, cioè questa persona teme in qualche modo di perdervi. Ovviamente 10 di spade è una carta molto pesante che parla proprio della chiusura, della fine di una situazione, dell'ipotetica fine di una situazione voluta dalla regina di coppe, quindi voluta da voi, questa fine, questa chiusura, e che obiettivamente mandi in frantumi il suo cuore, perché 10 di spade, vedete, la carta dell'essere pugnalato a morte. Cioè questa persona ha paura veramente di questo sentimento, ve l'ho detto già dall'inizio della stesa, teme di soffrire, vedete, teme addirittura che voi lo lasciate e ovviamente teme di perdervi, teme che comunque in qualche modo voi vi stanchiate di questa situazione, che voi vi allontaniate da lui definitivamente. E ovviamente teme anche che voi possiate avere qualcun altro, ovviamente tradendo il vostro rapporto e la fiducia che lui ripone in voi. La carta del 10 di spade, infatti, ragazzi, generalmente parla di tradimento. Quindi teme che voi, essendo una regina di coppe, quindi vedete una donna dalla straordinaria bellezza, comunque una donna che non passa inosservata, ecco che ovviamente questa persona teme appunto che ovviamente voi possiate essere preda di altri personaggi, di rivali che possano in qualche modo allontanarvi da lui. Quindi questa è una persona che ha paura di perdervi, è una persona che teme di perdere l'amore, che vede in voi l'amore vero. D'accordo? Quindi è una persona che prova veramente tanto per voi, una persona veramente che addirittura ha paura che voi in qualche modo vi allontaniate da lui. Ha paura che vi stanchiate di dover aspettare, ha paura che in qualche modo non riusciate, diciamo, a tenere il passo di questa storia ufficiale che evidentemente in qualche modo per essere chiusa necessita di tempistiche lunghe. Cioè il blocco paradossalmente non è dato dalla compagna ufficiale o da situazioni esterne, bensì proprio ovviamente da paure che lui ha di perdervi. Ecco perché probabilmente a volte, vedete, tende un po' comunque anche a temporeggiare, perché vuole comunque anche tenere d'occhio voi, cioè vuole capire ovviamente
effettivamente se voi proviate un reale sentimento, perché la regina di coppe in accezione negativa può essere una donna in qualche modo dedita alla seduzione, che però potrebbe, diciamo, ingannare. Quindi questa persona teme di lasciare la compagna ufficiale per iniziare una storia con voi e teme che comunque voi non proviate, diciamo, quello che lui prova per voi. Cioè questa è una persona che vuole lasciare, però ovviamente poi trovandosi comunque ancora con le spalle coperte. Vuole lasciare sul sicuro, cioè vuole lasciare la compagna ufficiale nel momento in cui avrà la piena certezza della vostra fedeltà e del vostro sentimento, perché altrimenti fa fatica questa persona a ovviamente compiere una reale scelta. Vediamo ragazzi in settima posizione appunto che cosa lui vorrebbe, cosa c'è nel suo cuore, e qui abbiamo il 5 di bastoni. Allora ragazzi, questa è una persona che vorrebbe in maniera molto severa, diciamo, perché il 5 di bastoni è la carta della lotta aperta, vorrebbe chiudere determinate situazioni per portarne una ad evoluzione, dunque obiettivamente è la vostra. Il 5 di bastoni è la carta delle discussioni, è la carta del, diciamo, confrontarsi in maniera, vi ripeto, anche dura, coraggiosa con l'esterno, proprio per porre in qualche modo una situazione, diciamo, a cambiamento. Cioè questa è una persona che ha voglia di cambiare la sua vita, vuole portare a evoluzione una situazione altra rispetto al suo ovviamente rapporto ufficiale. Sa che per ottenere una cosa del genere dovrà combattere, non ha paura di dover combattere, ma vi ripeto è una persona che sta diventando sempre più impaziente. Perché il 5 di bastone è una carta che parla di impazienza, è una carta che parla di forte nervosismo, quindi questa persona evidentemente, probabilmente anche nella prospettiva di dover trascorrere dei giorni con la compagna ufficiale, ovviamente in qualche modo ne sta risentendo da un punto di vista emotivo, quindi è molto nervosa, questa persona vorrebbe dire a questa donna tutto quello che pensa di lei, ovviamente, quindi vorrebbe in qualche modo proprio anche quasi provocare un litigio con questa donna in modo da farle capire effettivamente che il loro rapporto è finito e che è stanco, cioè quest'uomo ne ha veramente piene le tasche del rapporto ufficiale. Guardate ragazzi che il 5 di bastoni è una carta che parla di nervosismo, quindi lui in questo periodo non è sereno, ovviamente anche perché diciamo si sente con il fiato troppo sul collo da parte di questa persona. Cioè il 5 di bastone è proprio la carta di chi vorrebbe mandare a quel tal paese tutte le persone che fanno parte ovviamente del suo nucleo familiare, persone che evidentemente anche aprono bocca quando non devono e che obiettivamente lui sta iniziando a detestare. D'accordo? Quindi questa persona non ne può più, vorrebbe veramente, ecco, mandare queste persone al diavolo e obiettivamente chiudere la porta di casa sbattendola ovviamente dietro di sé per portare a evoluzione il rapporto con voi. Quindi è una persona che è particolarmente nervosa, è in tensione, diciamo così. Quindi è pronta anche alla lite, diciamo, ma perché veramente non ne può più questa persona. Vediamo ragazzi invece in questa posizione che cosa lui dovrebbe fare obiettivamente e non fa. Qui abbiamo il paggio di coppe. Allora, chiaramente il paggio di coppe parla di comunicazioni, ovviamente, per quanto concerne il rapporto con voi. Quindi evidentemente questa persona esprime poco quello che ha dentro. Il consiglio degli arcani invece è parlane, cioè questa persona dovrebbe evidentemente aprirsi di più a voi, alle comunicazioni, cercando un confronto ovviamente basato sui sentimenti, perché questo è il paggio di coppe,
ecco, cercando appunto anche di parlare a voi di quello che prova per voi, eventualmente anche per evitare di continuare ad avere queste paure di cui vi parlavo appunto con il 10 di spade. Ecco, questa è una persona che dovrebbe appunto cercare di aprirsi il più possibile a voi, facendovi capire chiaramente, ovviamente, che cosa prova per voi e dunque anche quali sono i suoi progetti sentimentali, perché parliamo di coppe, per il futuro. Quindi questa è una persona che evidentemente si apre troppo poco, è una persona che parla troppo poco, si confida troppo poco, ovviamente con voi, quindi è una persona che obiettivamente, diciamo, magari spreca anche delle ottime occasioni, magari durante una telefonata, durante uno scambio di messaggi, piuttosto che magari quando siete insieme. Ecco, questa persona dovrebbe evidentemente aprirsi un po' di più. D'accordo? Quindi parlare di sentimenti, perché il paggio è proprio a questo che rimanda, al parlare ovviamente in maniera molto chiara, quasi ingenua, dei propri sentimenti, anche ovviamente mostrando, perché no, le proprie fragilità, d'accordo? Di fronte a voi, cioè magari esprimendo a chiare lettere la paura di perdervi piuttosto che magari dei suoi dubbi in riferimento ad un futuro insieme, d'accordo? Questa persona è questo che dovrebbe fare, perché qui i sentimenti, ragazzi, ci sono, Questa è una stesa che parla di sentimenti. Vediamo, ragazzi, ora in nona posizione, appunto, qual è l'aspetto economico-finanziario di questa persona, come sta vivendo da un punto di vista professionale, economico e finanziario questo periodo. Allora, qui abbiamo il 2 di denari. Allora, ragazzi, il 2 di pentacoli ovviamente ci parla di una duplice scelta, o comunque diciamo è una persona che potrebbe essere di fronte ad un bivio, quindi potrebbe questa persona per esempio aver ricevuto un nuovo contatto di lavoro e di conseguenza potrebbe in questo momento per esempio decidere se lasciare la sua vecchia professione per ovviamente iniziarne un'altra, oppure potrebbe essere una persona impegnata diciamo su due fronti, quindi potrebbe avere diciamo due lavori o comunque due occupazioni. Quindi questa è una persona che obiettivamente sta lavorando in qualche modo tanto, oppure anche nel caso in cui per esempio non abbia un lavoro fisso, ecco che potrebbe aver diciamo ricevuto due proposte. In caso questa persona invece lavori e anzi abbia diciamo di che lavorare, ecco che questa persona potrebbe appunto essere impegnata su due fronti, quindi per esempio avere due progetti, progettualità in qualche modo in divenire da portare avanti con una certa fretta, oppure vi ripeto comunque una persona che in qualche modo è corteggiata ovviamente da un punto di vista professionale da determinati capi che lo apprezzano particolarmente, d'accordo? Quindi questa è sicuramente una persona a cui il lavoro non manca o non mancherà, anche nel caso in cui appunto sia una persona diciamo che ha delle problematiche economico-finanziarie di una certa importanza, ecco che comunque andrà sicuramente a trovare lavoro e addirittura dovrà scegliere tra due opzioni, cioè avrà due opportunità. È chiaro che una situazione di questo genere comporta anche il dover ovviamente tenere d'occhio la situazione prettamente e meramente monetaria, cioè la sua scelta ovviamente verterà sicuramente sul posto di lavoro e la professione che gli garantirà molto di più un guadagno, diciamo ecco, più lauto, d'accordo? O questa persona ovviamente nel caso in cui sia tranquillamente appunto impegnata e anzi abbia molto lavoro, cercherà in qualche modo di svolgere al meglio magari entrambi i compiti proprio perché diciamo mira al guadagno, perché qui abbiamo comunque i pentacoli, d'accordo? Quindi questa è una persona, ma ve l'ho detto già dall'inizio ragazzi, con il cavaliere di denari, questa è una persona che ama molto i soldi, quindi ama farne, ama ovviamente accumularne, una persona che chiaramente tiene molto al suo aspetto economico-finanziario ed è una persona che sarebbe assolutamente capace di sobbarcarsi di lavori in più proprio per guadagnare addirittura di più. D'accordo? Quindi una persona che per esempio svolge durante il giorno una professione e potrebbe per esempio magari a fine turno
svolgere qualche altro magari lavoretto in privato. Cioè questa è sicuramente, vi ripeto, una persona che tende a voler, diciamo, comunque guadagnare. D'accordo? Una persona molto ambiziosa, ma non tanto per riuscire da un punto di vista professionale. A questa persona non importa la fama, importa il guadagno, d'accordo? Quindi a questa persona interessa l'accumulo. Quindi obiettivamente è una persona molto legata, sicuramente al denaro. In questa posizione ci occupiamo invece dell'ambiente familiare e qui abbiamo la carta della temperanza. Allora ragazzi, questa persona, vi avevo detto, è molto nervosa. Ecco, guardate, sta cercando di mantenere la calma più assoluta questa persona. Vedete, sta cercando proprio equilibrio per evitare che la situazione possa ovviamente degenerare. Quindi questa è una persona che, come vi ho detto però purtroppo anche prima, sa che le tempistiche in qualche modo di risoluzione del problema sono lunghe, perché ragazzi, temperanza, giustizia e eremita rappresentano gli arcani maggiori con le tempistiche più lunghe, quindi non parliamo di una situazione che si andrà a risolvere entro le prossime settimane, parliamo di mesi, d'accordo? Quindi la temperanza parla di chi sa che dovrà, ecco appunto, farvi aspettare tanto, 3 di bastoni, ecco perché 10 di spade, ecco perché teme di perdervi. Teme che voi vi stanchiate di questa situazione, perché qui c'è la temperanza. Cioè questa persona sa che per riuscire a risolvere nel miglior modo possibile la situazione, questa persona dovrà attendere i tempi giusti, temperanza. D'accordo? Quindi il fluire degli eventi. Non può in qualche modo questa persona accelerare, deve cercare di tenere tutto sotto controllo, come ha cercato ovviamente di agire sino ad ora, ed è una persona che non vuole assolutamente precorrere i tempi, perché ci sono delle tempistiche, dal suo punto di vista ovviamente, necessarie affinché la situazione si risolva nel miglior modo possibile, senza che lui ci vada a rimettere da un punto di vista economico finanziario, ve l'ho detto, con il cavaliere di denari e con il 2 di denari, d'accordo? Quindi questa è una persona che prende tempo e che ahimè ragazzi prenderà ancora tempo, Quindi la temperanza parla proprio di una situazione familiare che per essere sbrogliata necessita ovviamente di tempistiche. Ora, un'altra caratteristica ragazzi della temperanza è la guarigione. Ora, potrebbe esserci un elemento del nucleo familiare che ha delle problematiche da un punto di vista, mi auguro di no, però da un punto di vista psicofisico, cioè l'altra donna potrebbe avere delle problematiche in tal senso, delle fragilità. In caso siano sposati con figli o abbiano comunque dei figli, magari uno dei figli potrebbe aver dimostrato delle problematiche, oppure queste problematiche e quindi questa eventuale guarigione potrebbe essere inerente ad un parente stretto, però ovviamente, che fa parte appunto della famiglia di origine. Quindi potrebbe esserci un genitore, mamma o papà, di lui o di lei, che obiettivamente hanno dei problemi di una certa importanza. Di conseguenza lui vuole anche, direi in maniera molto umana, attendere che queste problematiche vengano, se non altro, risolte nel miglior modo possibile. D'accordo? Perché ragazzi, la temperanza parla rispetto agli altri arcani proprio di o patologie fisiche o comunque di un momento, diciamo, di fragilità psichica, psicoemotiva di uno degli elementi della sua famiglia o famiglia, diciamo, che lui ha creato con lei, oppure famiglia di origine o di lui o di lei, quindi mamma, papà, fratello, sorella, d'accordo? Però una situazione in questo caso un po' delicata, d'accordo? Quindi è un'altra possibilità, sicuramente in questo caso però è chiaro che agirebbe in maniera assolutamente umana, d'accordo? Cioè dà la precedenza alla salute di una persona rispetto magari
ovviamente a se stesso, si sacrificherebbe, certo, però chiaramente agirebbe in maniera, direi, eticamente e moralmente impeccabile, d'accordo? Quindi è chiaro che questa temperanza, diciamo che in questo caso ha un risvolto onorevole. Ecco, meno onorevole in caso lui invece temporeggi per aspettare di avere ovviamente più soldi possibili e ovviamente di avere le spalle coperte, d'accordo? Ora vediamo le ultime 3 posizioni inerenti al futuro. In questa posizione cerchiamo di capire che cosa accadrà tra voi e questa persona, ovviamente nell'immediato futuro. Che bella carta! Guardate, qui abbiamo, vedete, la ruota di fortuna. Ragazzi, la ruota di fortuna è una carta veloce, ecco, come appunto il 3 di bastoni. Ovviamente è una carta che parla di un incontro, è una carta che parla di riuscita, una ruota che finalmente gira ovviamente al positivo per quanto riguarda il vostro rapporto. Ecco, un incontro, appunto, un sentirsi, un programmare, un progettare, un pianificare che andrà a buon fine. La ruota della fortuna però di che cosa parla? In realtà di un'occasione che si coglierà al volo. Quindi, ripeto, a breve, come vi dicevo con il 3 di bastoni, vi ribadisco le tempistiche della ruota che sono ovviamente molto veloci. Ecco, rappresenta appunto uno sblocco di una situazione, quindi di un incontro, entro ovviamente i prossimi giorni o al massimo qualche settimana. È chiaro che, ragazzi, ovviamente il vostro rapporto avrà ovviamente dei momenti di alti e bassi, perché la ruota di fortuna parla proprio di questo, cioè obiettivamente parla di situazioni sicuramente positive abbinate magari a momenti un po' di ostacolo e difficoltà. La ruota di fortuna è una carta che parla proprio del divenire degli eventi, ovviamente influenzati dalle contingenze della vita quotidiana, quindi questa persona potrebbe volervi vedere e incontrare, ma per esempio sopraggiungere nell'immediato delle difficoltà. È chiaro, ragazzi, che però verranno immediatamente risolte, perché la ruota di fortuna parla di momenti negativi che così come arrivano poi ovviamente se ne vanno, perché la ruota quindi gira, d'accordo? Quindi sicuramente la ruota di fortuna parla di situazioni ovviamente molto positive che ovviamente potrebbero in qualche modo essere interrotte, diciamo, da momenti di difficoltà e di ostacolo, ma vi ripeto è tutto assolutamente passeggero. Entro breve tempo questa persona ovviamente coglierà al volo un'occasione per potervi ovviamente rivedere e per poter avere questo incontro, un incontro che andrà molto bene, un incontro che sarà particolarmente importante e risolutivo e che voi andrete a vivere, diciamo, anche in maniera evolutiva, cioè come una sorta di nuovo inizio, perché la ruota rappresenta proprio questo, cioè diciamo da un momento magari di difficoltà, ecco che questo incontro andrà un po' a sbloccare la situazione. In caso ci sia stata dell'amaretta tra di voi, la ruota di fortuna parla di riappacificazione, in caso non vi vediate da tempo parla di un ricominciare a rivedersi magari con le stesse, diciamo, tempistiche di sempre, un sentirsi magari anche maggiore rispetto al passato, cioè qui qualcosa andrà a cambiare, perché la ruota di fortuna è il 10° arcano maggiore, ovviamente rappresenta appunto una zona mediana del percorso evolutivo del bagatto, quindi obiettivamente qui c'è già un, diciamo, movimento in avanti in più rispetto al passato, cioè lui potrebbe sembrarvi, diciamo, anche diverso, magari più propenso al dialogo, come dicevamo prima, una persona più propensa ad una progettualità pratica con voi, potrebbe dirvi qualcosa che potrebbe stupirvi, ovviamente facendovi piacere, cioè potreste notare veramente un cambiamento importante da parte di questa persona e ovviamente nell'ambito della vostra storia, d'accordo? Quindi è una carta che parla di cambiamento, che parla di evoluzione, che parla di un incontro e di un evolversi ovviamente di una situazione in maniera chiaramente molto positiva. Ora ovviamente vediamo in penultima carta appunto se il destino in qualche modo vi verrà in
aiuto. Qui abbiamo la torre. Allora, il destino non vi verrà in aiuto, ma come vi dicevo appunto con la ruota di fortuna, ora si spiega appunto il perché della ruota di fortuna, quindi questi alti e bassi, ecco che voi potreste programmare un incontro, ma questo incontro potrebbe saltare o ovviamente prima di questo incontro dato ovviamente dalla ruota di fortuna, che vi ripeto ci sarà e sarà un incontro molto bello, potreste diciamo prima di questo incontro mettervi d'accordo altre volte, ma saltare appunto per cause esterne a voi. La torre parla ovviamente di situazioni non preventivabili, quindi di imprevisti della vita quotidiana che potrebbero essere inerenti all'aspetto professionale, l'aspetto per esempio familiare, cioè doversi prendere cura di qualcuno, cioè questa è una persona che ovviamente vorrà vedervi, magari anche entro i prossimi giorni, ma diciamo che potrebbe saltare qualche appuntamento, d'accordo? Quindi ci sarà sicuramente un incontro entro ovviamente le prossime 2-3 settimane, proprio al massimo, un incontro molto bello dato da questa ruota di fortuna, però potreste anche decidere di vedervi molto prima, ma ovviamente la torre parla di intoppi, d'accordo? Di imprevisti, vi ripeto, non voluti né da lui né da voi, che obiettivamente metteranno un po' di diciamo bastoni fra le ruote. Però vi ripeto, purtroppo cattive notizie impreviste, cioè situazioni diciamo di imprevisti causati da terze persone, che più o meno volutamente potrebbe anche esserci un intervento terzo diciamo in qualche modo ostacolante, che potrebbe cercare per esempio di evitare che voi vi vediate, cioè potrebbe per esempio nel caso in cui voi siate colleghi essere appunto un collega, una collega invidiosa o invidioso appunto del vostro rapporto e quindi cercare in qualche modo di ostacolarvi. È un esempio, d'accordo? Cioè qui ci potrebbe essere, con la torre, qualcuno che potrebbe controllare lui al punto da evitare che poi lui possa muoversi. Potrebbe essere un dispetto, potrebbe essere una presa di posizione negativa in riferimento al vostro rapporto. Potrebbe essere anche la compagna ufficiale, che per esempio fiutando la bugia, cioè in caso lui per esempio le racconti una menzogna su un eventuale diciamo contrattempo per cui debba per esempio trattenersi di più al lavoro, ecco che obiettivamente la moglie potrebbe fiutare la menzogna e obbligarlo per esempio a raggiungerla, oppure addirittura presentandosi sul posto di lavoro. È un esempio per farvi capire che comunque qui potrebbe esserci obiettivamente il pericolo di essere scoperti, perché la torre parla proprio di questo. Quindi è chiaro che ovviamente lui dovrà agire con questo 7 di spade, quindi con prudenza e con grande attenzione, nascondendo il più possibile tutto, quindi eliminando messaggi, telefonate, cioè non deve assolutamente lasciare tracce di voi. D'accordo? Quindi vi ripeto, potreste decidere anche di vedervi prima ovviamente di questa ruota di fortuna, però ahimè potreste evidentemente dover organizzare più e più volte questo incontro prima di riuscire ovviamente ad averlo definitivamente. D'accordo? È comunque ovviamente una serie di ostacoli portata da fattori esterni, quindi lui vorrà vedervi e voi idem. Qui ci sono delle situazioni esterne che potrebbero in qualche modo diciamo creare questi alti e bassi dati appunto dalla ruota di fortuna. Ora arriviamo ovviamente all'ultima posizione, quindi cerchiamo obiettivamente di capire come chiaramente procederà il vostro rapporto per quanto ovviamente concerne tempistiche un po' ovviamente più a lunga distanza, diciamo così, rispetto appunto alle settimane previste ovviamente dal 3 di bastoni e dalla ruota di fortuna. Ed ecco che qui abbiamo la carta del mago. Ragazzi, ma che carta meravigliosa! Allora, la carta del mago rappresenta ovviamente chi
chi riesce appunto in qualche modo a condurre l'energia dal basso verso l'alto. Questo è uno dei principi esoterici per eccellenza. Che cosa vuol dire con questa carta? Questo arcano parla innanzitutto dello sblocco di una situazione, ovviamente nell'immediato. Parla comunque di un'iniziativa molto importante che questa persona ovviamente prenderà nei vostri confronti entro breve tempo. Parla sicuramente di una situazione che ovviamente diventerà molto più bella, che rappresenta appunto il bagatto, cioè è il primo arcano maggiore, quindi un nuovo inizio. Ecco che questa persona vi sembrerà proprio diversa, d'accordo? Una persona che agirà in maniera molto costruttiva e che appunto riuscirà a tradurre in fatti pratici quello che lui pensa, l'energia dall'alto verso il basso, d'accordo? Il bagatto parla di attrazione, parla di conquista, parla di comunicazione importante, quindi sicuramente questa persona agirà ovviamente in maniera molto intelligente, anche in maniera molto furba per cercare di evitare ostacoli e pettegolezzi e riuscirà ovviamente nel suo intento. D'accordo? Quindi questa persona tenterà una nuova azione e ovviamente non si lascerà sfuggire delle opportunità. Cosa vi ho detto con la carta della ruota di fortuna? D'accordo? Quindi questa persona diciamo che agirà con una sorta di slancio creativo, energia diciamo molto importante e anche, perché no, erotica, che ovviamente spingerà questa persona ad un movimento, ad un'azione compiuta, rapida e molto intelligente, ovviamente molto prudente. D'accordo? Quindi questa persona non si lascerà sfuggire un'occasione e ovviamente cercherà di organizzare i prossimi giorni, le prossime settimane, ovviamente al meglio. È chiaro che ragazzi la carta del bagatto parla anche di chi sa manipolare gli eventi a proprio vantaggio, quindi sicuramente questa persona non vi farà mancare la sua presenza nell'arco dell'estate, anche perché ovviamente il bagatto ha comunque d'accordo, sì, tempi molto brevi, ma grosso modo diciamo si riferisce comunque a tempistiche che ovviamente coprono un lasso di tempo da qualche giorno, qualche settimana ad un mesetto e mezzo al massimo. Quindi sicuramente entro il prossimo mese, mese e mezzo, quindi già ovviamente ad estate inoltrata, ecco che questa persona cercherà in tutti i modi di contattarvi e comunque di non farvi sentire diciamo abbandonate, diciamo così, nel periodo estivo, d'accordo? Quindi questa è una persona che sicuramente farà di tutto per ovviamente non perdere, diciamo comunque di vista il vostro rapporto, anche perché abbiamo detto che ha paura di perdervi questa persona, quindi farà di tutto proprio con grande abilità, entusiasmo, diplomazia e intelligenza e astuzia. Ecco, farà di tutto per cercare di non farvi sentire ovviamente la sua mancanza, d'accordo? Ecco, ovviamente ragazzi, il bagatto rappresenta anche la comunicazione. Quindi sicuramente questa persona ovviamente vi contatterà, vi chiamerà, vi scriverà, quindi questa è una persona che non vuole farvi sentire la sua mancanza, una persona che anzi addirittura potrebbe farvi sentire conquistate, ammaliate, potrebbe diciamo anche farvi dei complimenti in più, cioè questa è una persona molto furba, perché ha paura di perdervi e quindi potrebbe diciamo cercare di dirvi di tutto, ovviamente però non per imbrogliarvi ma perché questa persona vuole ovviamente tenervi al suo fianco, cioè questa è una persona che vede nel vostro rapporto qualcosa di molto importante a cui lui vuole dare ovviamente un nuovo inizio, d'accordo? Quindi vi ripeto, sicuramente questa è una persona che vi rimarrà al fianco, ovviamente entro le tempistiche previste appunto dalla carta del bagatto, quindi al massimo entro il prossimo mese, mese e mezzo, questa persona ovviamente continuerà a scrivervi e comunque a farvi sentire la sua presenza.
Poi voi sapete ragazzi che io tendo sempre a rifare le stese, soprattutto nel periodo estivo, di conseguenza andrò a fare di nuovo entro un certo lasso di tempo una stesa di questo tipo, quindi andremo ancora a tenere d'occhio la situazione, d'accordo? Quindi comunque cercherò sempre di coprire, come ho fatto anche ovviamente gli altri anni, ovviamente tutta l'estate, soprattutto per situazioni di questo genere, d'accordo? Quindi sicuramente vi ripeto, questa è una persona che farà di tutto per potervi rivedere, per potervi ovviamente risentire. Ecco, 2 giorni molto importanti, diciamo, legati al bagatto sono il martedì e il mercoledì, quindi questa persona potrebbe, diciamo, organizzare prevalentemente, diciamo, un incontro o comunque farsi sentire prevalentemente nei giorni di martedì e di mercoledì. E ovviamente una persona che cercherà, ripeto, di farlo in tempi sicuramente brevi, d'accordo? Quindi aspettatevi sicuramente dei messaggi, delle comunicazioni e ovviamente anche un incontro che, perché no, sarà sicuramente anche eroticamente molto, diciamo, appagante, perché appunto il bagatto rappresenta un nuovo inizio anche ovviamente in questo, quindi grande attrazione, grande passione ovviamente, e questa persona tradurrà ovviamente da un punto di vista pratico anche proprio tutti, diciamo, i desideri, anche quindi da un punto di vista erotico, quindi tutte le sue fantasie, d'accordo? Dunque direi che appunto questa stesa termina qui. Come vi ho detto anche prima, non preoccupatevi perché comunque terremo ancora d'occhio la situazione. Io rifarò ovviamente nuovamente un video di questo genere, ovviamente con questo argomento e con queste domande rivolte appunto agli arcani. Ovviamente, come sempre, mi raccomando, forza, determinazione ragazze, coraggio, ovviamente buona fortuna, buon incontro e chiaramente a presto!